Ciao amici, è buffo che ogni tanto apro la casella dei messaggi privati e mi ritrovo domande come: ma quando vai a gronchi? Quando rifai la groncata? Beh signori, è arrivato il giorno della groncata invernale. Le condizioni che scelgo sono sempre le solite: mare calmo, assenza di vento, insomma una giornata tranquilla, fredda ma molto calma. Si pesca sereni, senza stress. Per adesso le temperature sono ancora gradevoli, ma come scenderà il buio dovrebbero toccare 1 o 2 gradi. Il menù di oggi comprende 3 tipologie di esche, uno sgombro, ne avevo chiesti 2 ma me ne ha messo dentro uno solo, ottimo. Tante sardine, un po' marce, ma ai gronchi piace il marcio, e i moscardini, che sono sempre una garanzia. Vi faccio vedere la montatura che utilizzerò questa sera. Io ormai per la pesca al gronco bene o male ho trovato la pace con questo settaggio anti-tangle scorrevole. Qui ci doveva essere uno stopperino protettivo ma l'ho dimenticato a casa. Piombo da 100 e passa grammi, spezzone a perdere dello 0,50, finale esagerato in nylon del 120 con treccina protettiva finale e amo del 5,0. Partiamo con un bel innesco di sardina marcia. Innesco molto semplice e banale, rafforzato da qualche giro di filo elastico. E come secondo bocconcino, mezzo moscardino innescato in maniera ancora più semplice. 2 giri sul mezzo cappello e ci siamo, eccolo qua. Tanto i gronchi non si fanno grossi problemi se sporge un pochino l'amo. Le canne sono pronte, innescate e pronte al lancio, ma aspetterò ancora un po' perché il sole è ancora oltre l'orizzonte e ogni volta che lancio in questa fase del tramonto ho solo attacchi di piccole murene che rovinano sia l'esca che il terminale. Aspetterò il buio, che è il momento in cui si attivano anche pesci di mole molto maggiore. Prima cattura del tramonto, gronchetto da 1 chilo scarso sarà. Spero non abbia ingoiato, no, fortunatamente all'amo qua, quindi sarà facile da slamare. Vabbè dai, un riscaldamento. Adesso slamo e rilascio. Si stanno attivando, sì. Lascio mangiare un attimo. Questa è la canna col moscardino che si muove. Eccolo. Un po' di sostanza c'è. Molto passivo, quindi probabilmente murena. Sì, peso, però anche mollato, sicché era scena iniziale.
Beh, questo è un bel groviglio, sì. Beh, sarà divertente da slamare. Questo è un murena groviglio di quelli che si sciolgono soltanto tagliando la lenza. Yeah. Un nodo unico, poi ad un certo punto si è sciolta da sola. Non so bene che mossa abbia fatto, ma sembra molto in salute. Il terminale l'ho recuperato, quindi si può procedere con il rilascio. Al tuffo, vai! Andata. Questo terminale è diventato un agglomerato di bava, ma fortunatamente è un 120 in nylon e di conseguenza è a prova di tutto. È andato un po' a giro questo. Eccolo, è grosso. Grosso. Bello, cavolo. Bel pesce, ma non bellissimo, non l'ho arraffiato perché avevo intuito che non fosse un gigante. Ho intenzione di portarmi a casa un bel gronco, ma si può fare di meglio, dai. Però mi piacerebbe prendere qualcosa di ancora più grosso. Il bello di utilizzare un 120 è che anche senza guanti un pesce come questo riesco a sollevarlo di peso senza tagliarmi le mani. Eccolo, terza cattura e abbiamo il primo grosso gronco della serata. Spero non sia l'unico, un bellissimo pesce, ma si può fare di meglio, dai. Cerchiamo di essere ambiziosi stasera e puntare a qualcosa di ancora più grosso. Bellissima capocciona, davvero drago di scogliera. Facciamolo tornare in acqua e cerchiamo di prenderne uno ancora più grosso. Gli faccio riprendere fiato. Fortunatamente era allamato veramente benissimo. Sì, direi che è pronto a ripartire. Vai, alla grande, alla grandissima direi. Oh vai, guanti da saldatore pelagic e si spacca la lenza. Oh. Eccola, eccola, ha ceduto un po'. Ha ceduto, ha ceduto, ha ceduto, ha ceduto. Oh, è venuto. Oh, e stiaccia. Si è incagliato di nuovo. Faticaccia. Pure era venuto, non capisco. Venuto, fortunatamente c'è il piombo. Non solo c'è il piombo, c'è proprio tutto. Ma guardate dove ero intrigato. Alla testina di un black minnow che sarà in acqua da va a sapere quanti secoli. Mannaggia, i gigatori mi fanno perdere i gronchi. Che incastro assurdo, cioè le probabilità che potesse succedere una cosa del genere sono veramente minime. A giudicare dalle incrostazioni direi che questa testina è in acqua da tanti mesi. Minimo 6 mesi.
Interessantissima montatura con solid split più moschettone. Ma perché? Basta. Questo è un bel murenone, eh? Mi sta mordendo lo stivale. Capisci che è una serata movimentata quando hai per la seconda volta di fila entrambe le canne smontate a terra. Cambio drastico di innesco per vedere se smuovo un po' qualche pesce un po' più grosso. Moscardino intero. Eccolo, eccolo, eccolo. Pescione. Bello. Qui c'è un bel po' di sostanza. Eccolo là, vai. Dopo 2 ore di fuoco c'è un bel calo dell'attività, le canne si sono quasi completamente fermate. Penso anche di aver infastidito la maggior parte dei pesci che giravano in questa zona perché ho fatto veramente tante catture. Quindi prendo canne e treppiedi, mi sposterò di una cinquantina di metri sperando di ritrovare un po' di vita nella zona. Piccola premessa per questa parte di video: purtroppo a causa di un comando errato su una scheda SD, tutti i file registrati sulla GoPro sono andati persi, vaporizzati. Quindi mancano catture, rilasci e varie ispezioni. Però è rimasto comunque abbastanza materiale filmato col cellulare per continuare il video. Guardate.
È magnifico, veramente bellissimo. Pelle ruvida, tipica degli squali. Questo sarà un pesce di quasi 3 kg secondo me. Ha una bocca abbastanza minacciosa, quindi fortunatamente ho il boga, altrimenti non potrei maneggiarlo così. Sì, questo è decisamente il gattopardo, non è un gattuccio questa specie, è un gattopardo si chiama. Il più grosso che abbiamo mai preso. Adesso faccio una foto e lo rilascio al volo. Direi che lo spostamento ha dato i suoi frutti. A quanto pare che io sia in città oppure in scogliera, i gatti mi perseguitano. Eccolo qua, il gatto di scogliera. Inizialmente l'avevo scambiato per un gronco, ma appena l'ho staccato dal fondo l'ho riconosciuto, perché non è il primo che prendo. Li ho presi anche belli, ma questo è veramente un'ottima taglia per la sua specie. Starei qui ad ammirarlo per tutta la sera, guardate che testa rispetto alla mia mano, però è il momento di rilasciarlo. Dai, tranquillo che torni in acqua. Sono davvero contento di questa cattura, lo spostamento alla fine ha dato i suoi frutti, un pesce magnifico, veramente uno spettacolo da vedere. Non li ho mai pesati perché li rilascio tutti, ma quello molto probabilmente a memoria è il gattopardo più grosso della mia vita. E anche se sono dei comunissimi squali di fondale, nelle mie zone sono molto comuni, sia gattucci che gattopardi, prenderne uno da terra, soprattutto di quella taglia, è veramente una bella emozione. Ho ancora 2 ore di pesca, l'obiettivo era il gronco grosso da almeno 5 kg in su, ma se non dovesse uscire sarò comunque soddisfatto, perché questo squaletto mi ha comunque dato l'emozione che cercavo. Insisterò un altro po', vediamo che succede, ma comunque l'emozione della serata per me c'è stata. Il pesce se n'è andato, era in piena caccia e guardate qua, credo abbia mangiato un polpo ben più grande di lui. Questo è il resto di quello che ha rigurgitato. La carne è spessissima, segno che questo era un polpo veramente grosso, e lo si capisce anche dalla dimensione del becco. Enorme, veramente enorme. Da quel che riesco a giudicare da questo rimasuglio potrebbe essere un polpo tranquillamente di 2,5 kg, abbondanti direi, tra testa e tentacoli, e sono grossi, sono veramente grossi. Il groncone è una mega sagoma. Bello. Pensavo anche più grosso, ma è bello. È un pescione. Questo non lo posso tirar su di peso. Direi che questa sarà l'ultima cattura della serata, sono un po' stanchino. Si è anche fatta una certa. Non vedo cosa sto riprendendo, quindi chiedo venia se è venuta una pessima inquadratura. Comunque un bellissimo gronco, soprattutto molto energetico. Wow! Anche questo lo rilascerò nonostante sia un bellissimo esemplare, ma ne volevo una sopra i 5 kg che non è arrivato. Comunque sia, è stata una serata molto divertente, ben oltre le aspettative. Amici, penso che questa serata possa concludersi qua, oltre ad essere tardi e inizia a fare anche freddino.
Non è arrivato il groncone over 5 kg che cercavo, ma cavolo, sono arrivati tantissimi altri pesci e anche una bella sorpresa con uno squalo di fondo. Credo di aver fatto stasera, senza esagerare, ben oltre 25 kg di pesce e non sto portando a casa nulla. È andata benissimo così, la groncata anche questo inverno è stata fatta. Me ne torno a casa stanco, soddisfatto e ricoperto di muco. Come al solito non scordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Adesso sbaracco tutto e me ne torno a casa. Ciao, alla prossima!